Vediamo velocemente la terza strofa. Questo deve essere una di quelle mattinate in cui riesco a fare quasi tutto, e sono mattinate rare. Vabbè, meglio così. Che cosa dice Dio a questo signor Ciro? Dice una cosa molto importante. Tu sei il mio eletto, dice il Signore del suo eletto, Ciro. Ora, di per sé, se voi andate alla linea 44, trovate la parola. Quella parola ebraica si legge Meshicho, che non vuol dire Messico. Ma chi farà un po' di ebraico riuscirà a capire una delle cose più sconcertanti della lingua ebraica, che cambia continuamente le vocali. Noi diciamo, per ipotesi, casa, tiriamo via l'ultima A, mettiamo una E, ma tutto il resto resta uguale, e viene fuori il plurale. In ebraico non è così. In ebraico, quando tu cambi la finale, cambi tutte le vocali precedenti. Perché in ebraico la lunghezza delle parole a livello fonetico deve restare sempre uguale. Allora, se tu aggiungi qualcosa, prima devi togliere. Allora, la parola ebraica è Mashiach, con la A lunga. Ma se tu gli agglutini il pronome personale, il Messia di lui, quel di lui, viene agglutinato al nome, non viene separato dal nome, quindi diventa una parola unica. Quando tu gli infili il pronome personale alla fine, gli aggiungi qualcosa e quindi devi togliergli qualcosa. Che cosa li togli? Non le consonanti, ma gli accorci le vocali, quindi la A lunga diventa la E breve, che sono quei due puntini verticali. Allora non è più Mashiach, ma è Meshicho. Imparerete. Ma quel Meshicho è il Mashiach di lui, il suo Messia. Per non creare confusione, i vescovi hanno detto: Don Renato, traduci eletto. Va bene, io obbedisco. E ho tradotto eletto, che va bene lo stesso. Ma di per sé sarebbe unto. Dice il Signore del suo unto di Ciro: io l'ho preso per la destra. E nessuno si commuove. Isaia, Deutero Isaia, 2 secoli prima, all'epoca di Amos, sindacalista lui, mistico quell'altro suo collega che si chiama Osea, sono quasi contemporanei. Osea è il famoso profeta del matrimonio con Gomer, la corpivendola. Osea, nel capitolo 11 del suo libro, dice di Dio e di Israele che Dio, quando Israele era bambino, lo ha preso per mano. Eccola qui. E ho detto: ho chiamato mio figlio dall'Egitto. In Osea, dunque, il gesto di prendere per mano, il gesto di portarlo in braccio, è il gesto che Dio fa nei confronti di Israele piccoletto, bambino, suo figlio.
linea 66. Io l'ho preso per la destra. Cioè questo grande re, questo sovrano, questo imperatore dell'Oriente, di fronte a Dio che cos'è? Un baby che non sa dove andare. E Dio dice: ti prendo io, ti porto io dove devi andare. Io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni. Quindi non è lui che le abbatte, è Dio che lo fa. Come di solito fa il papà con il figlio: vieni qua che andiamo a spaccar legna. Il bambino è in parte, il padre spacca la legna e quando ha finito andiamo a dire alla mamma che abbiamo spaccato la legna. No, io ho spaccato la legna, tu hai guardato e basta, ma il papà dice: andiamo a dire alla mamma che abbiamo. Lo stesso meccanismo lo trovate qui. Io l'ho preso per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni, sciogliere le cinture ai fianchi del re, significa disarmarli, perché la spada si porta al fianco. E quindi Dio sta dicendo: io lo farò vincere e queste vittorie porteranno ad una pace. Infatti l'impero persiano all'inizio è stata una novità assoluta, perché è stato un impero umanistico. Arti, urbanistica, strade, pacificazione, progresso, soldi, niente guerra. Per aprire davanti a lui i battenti delle porte, cioè conquistare le città. Ed infatti succede così. Babilonia è stata conquistata senza la morte di nessuno. Quando le truppe di Ciro arrivano a Babilonia, cosa hanno fatto i babilonesi? Gli hanno aperto le porte, lui è entrato. L'imperatore babilonese era a farsi le vacanze nel deserto. Fine dell'impero babilonese. L'impero babilonese non è morto in un lago di sangue, è morto per la stupidità del suo imperatore, perché Ciro entra e non c'è nessuno a difendere la città. Dunque nella linea 69 si sta già dicendo come Ciro conquisterà Babilonia. Non è ancora avvenuto. E nessun portone rimarrà chiuso, ok? Linea 69-70 è un parallelismo sinonimico, ripete lo stesso concetto proprio per ribadire come Ciro conquisterà Babilonia. Io marcerò davanti a te. Spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo, romperò le spranghe di ferro, ti consegnerò tesori nascosti e ricchezze ben celate. Ora, questo agire di Dio non è un agire esclusivo in quel periodo. Io marcerò davanti a te, spianerò le asperità del terreno, cioè questo agire insieme con Ciro non è un modo unico. Vi leggo la parte finale del Vangelo di Marco. E così notate come Dio, fra virgolette, si ripeta. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Stessa cosa. Come Dio si comporta con Ciro per liberare Israele, Dio si comporta con i primi apostoli perché la parola venga confermata dai miracoli. L'obiettivo di tutto questo, in ambito del VI secolo, lo trovate alla linea 77.
io ti adopero per liberare Israele dalla schiavitù di Babilonia, ma contemporaneamente lo faccio perché tu sappia che io sono il Signore Dio di Israele, che ti chiamo per nome. Noi diciamo: che bello, un corno. Chiamare per nome, sapete cosa significa? Significa comandare. Io ho autorità su di te, sì, non sta a pensare di essere tu colui che regge le sorti dell'umanità perché sei il conquistatore degli imperi. Io ti ho preso per mano come un bambino e ti chiamo per nome. Alla fin fine sono io che governa le cose, tu sei un semplice esecutore. E quindi quell'espressione perché tu sappia che io sono il Signore non è un'espressione di fede, è un'espressione di autorità. Cioè, io farò in modo che tu ti renda conto che sei uno strumento in mano mia, punto. Chiaro il concetto? Quindi non è un'esaltazione di Ciro, è un mettere Ciro al suo posto. Linea 79-82, e siamo in chiusura. Dio riassume perché fa tutto questo. Tutto ciò che noi abbiamo esaminato dalla linea 46 alla linea 78, finalmente riusciamo a capire perché lo fa. Per amore di Giacobbe, mio servo, di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome e ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Dunque, tutto quanto è finalizzato a manifestare l'amore che Dio ha per il suo popolo. Ciro è importante? Sì. Ma è più importante il suo popolo. Dio farà trionfare Ciro in maniera spettacolare? Sì. Si sentirà il padrone del mondo? Può darsi, ma Dio gli dice: guarda che sono io che faccio, non tu. Tu mi servi, quindi io adopero la tua vanagloria, adopero la tua superbia, adopero la tua fame di ricchezza e di potere, la adopero. Perché ne abbia beneficio il mio popolo. Io non ti castro. Lascia stare che tu abbia tutte queste mire che sono tipiche di chi non crede in Dio. E non dico è bene o è male. Mi servo di queste tue caratteristiche. Tu accontenterai te, agendo in quel modo, ma sappi che stai agendo perché io lo voglio. La logica di Dio è tremenda. Se noi pensiamo sul serio che Dio è padrone della storia, tira la conclusione. Quando tu fai un peccato, tu lo puoi fare perché Dio ha già deciso di perdonartelo. Se tu entri in questa logica, capisci che cosa significa Dio padrone della storia. Tutto il resto è una cosa velocissima. L'ultimo piccolo brano, l'ultima strofa irregolare, se notate, è inclusa dall'espressione io sono il Signore, non c'è un altro, per manifestare questa assolutezza di Dio nella storia. Non sono gli uomini, è Dio che la fa. Alle volte la fa in maniera misteriosa, 3 assedi di Gerusalemme con la distruzione conseguente, alle volte la fa in una maniera altrettanto misteriosa. Prende Ciro e libera gli ebrei, e non solo, ma Ciro fornirà i soldini per poter riedificare ciò che era stato distrutto dai babilonesi. Grazie, alla prossima volta.